Salve a tutti, ben trovati. Visto che è un argomento che suscita sempre un certo interesse, oggi voglio provare a fare una sorta di tutorial, ma tutorial di fatto non è, perché quando mai vi capiterà di fare una cosa del genere a un oggetto del genere? Mai. Però lo voglio fare per stimolare l'idea a qualcuno bravo, ovviamente, che avesse voglia o necessità di fare un'operazione del genere. Prima di farvi vedere, ammesso che riesca a filmare, perché io utilizzo un banale cellulare per fare queste riprese da questa stanza, chiedo anche scusa se spesso vedete i miei video tagliati, spezzettati parecchio. Ma qual è il fatto? Che quando io faccio dei lavori mi concentro sul lavoro, pur essendo in possesso di un discreto italico idioma, ho una certa padronanza linguistica, mi distraggo e quindi scandisco male le parole e quindi chiedo scusa. Peraltro mi hanno recentemente operato in bocca per una plantologia, quindi ho anche difficoltà a parlare. Ne approfitto già da subito per ringraziare tutti coloro che si stanno registrando al mio canale e che si sono registrati al mio canale. Faccio una premessa: io ad oggi non monetizzo niente, di fatto non ho nessun ritorno economico, zero. Lo faccio perché mi diverto, mi distraggo, spero di essere così utile. Da cosa nasce cosa? E come amo dire io, se sono rose ci bucheremo le dita. Adesso vi lascio alla mia brevissima nuova sigla, una cosettina fatta simpaticamente con l'intelligenza artificiale, brevissima, e dopo vi faccio vedere cosa sto cercando di fare. Bentornati sul mio canale. Siete pronti? Ed allora seguitemi. E veniamo a noi. Questo è un piccolo subwoofer di un piccolo sistema hi-fi composto da due altoparlanti, un sistema centrale radio CD nel quale ho inserito anche un ricevitore Bluetooth. Peraltro non ha prestazioni eccezionali, pur avendo un altoparlantino da 30 watt a 4 ohm con un discreto magnete, lo vedete. Questa è la sua schedina d'ingresso che starebbe dietro a questo pannello di alluminio che fa da dissipante. Questo è il finalino. Ebbene, a questo oggetto ho sostituito alcuni condensatori perché avevano un ESR un pochino elevato e quindi non mi sono fidato, e infatti il suono mi sembrava distorcesse. Qual è il problema? Che questo oggetto aveva un suo alimentatore in corrente alternata a 10 volts come indicato qua. Cosa voglio fare? Metto questo trasformatore all'interno. Ho isolato i 10 volts da questi due capi. Questi l'ho isolati, davano dei voltaggi diversi che a me non interessano, e da circa 2 ampere di amperaggio, quindi è più che sufficiente. Io lo inserirei all'interno del subwoofer, lo metterei nella parte superiore perché poi questo va ribaltato. Quindi lo metterei anche in testa in giù. Altra difficoltà perché devo trovare il modo di ancorarlo perfettamente. Farò passare i cavi attraverso un buchino che farò, inserirò un fusibile da 1 ampere qui lateralmente, così da poter rimontare tutto. Escluderò questo connettore. Questo è un connettore ovviamente a 2 poli, quindi ha una massa in comune su 2 punti e più il centrale. Io questo lo rimuovo saldando semplicemente questi 2 fili a posto di questo connettore, in modo che la spia, quando riconosce l'ingresso dell'alimentazione, si accenda. Idem lo farò per l'alimentazione a 220, che a questo punto, come vedete, farò passare all'interno di questo buco
Oddio, ho sbagliato buco. Lo devo far passare di qua. All'interno di questo buco che poi io bloccherò con questo bloccacavi. Insomma, farò una cosettina abbastanza fatta bene. Vediamo se con questa mia fotocamera riesco a farvi vedere qualcosa di meglio. Allora, ho provveduto già a fare un buco internamente, eccolo là. Quindi introdurrò questo trasformatore all'interno della parte superiore, così da non ostacolarmi col magnete dell'altoparlante, e farò passare sia i cavi di alimentazione 220 che i cavi da 10 volts. Lo metterò all'interno, devo trovare poi il modo di ancorarlo in maniera salda, perché poi questo qui andrà messo capovolto, quindi devo fare in modo e in maniera che non mi si stacchi. Quello ve lo farò vedere dopo che l'ho montato. Allora, intanto faccio vedere, ho passato il cavo ovviamente prima di qua all'interno del buco, lo sto facendo uscire, ho già preventivamente saldato i capi, provvederò a saldarli, e voglio permettermi di darvi un consiglio, una dritta qualora non la conosciate. Questo è classico Teflon da idraulica. Ebbene, io lo faccio da sempre, nessuno me l'ha insegnato, però secondo me è un'ottima idea perché il Teflon è abbastanza inifugo. Quindi cosa faccio? Io ogni volta che saldo due fili faccio passare un pezzetto di canalina termorestringente, quella che mi è sufficiente, non abbondo mai, sono abbastanza preciso, poi saldo i fili e una volta saldati col Teflon avvolgo la saldatura fino ad arrivare al pari della guaina originale. A quel punto vado a bloccare il tutto con la guaina termorestringente. Ora ve lo faccio vedere. Vado a saldare. Ale, perfetto. Poi con delle pinzette piatte vado a schiacciare bene le due saldature in maniera uniforme. Purtroppo, vuoi anche per le terapie che sto facendo ormai da diversi mesi, la vista è venuta a calare notevolmente. Perfettamente saldato, fidatevi, è perfettamente saldato. Adesso io metto un po' di Teflon a coprire. Lo tengo il più steso possibile, vedete? Ok. Lo vado a foderare. Ovviamente prendo anche un pochino di guaina originale, così da consolidare ancora meglio tutta la parte saldata. Vedete come faccio? Viene anche un lavoro pulito così. Ok, questo secondo me è sufficiente. Adesso taglio. E chiudo. Vedete? Questo è già liscio. Per consolidare ulteriormente vado a mettere il canalino termorestringente. Di norma lo faccio molto preciso, sono parsimonioso su queste cose. Uso un accendino, potrei usare anche l'aria calda, ma l'aria calda la faccio fare a chi ha tempo, e con una fiamma in maniera molto delicata vado a restringere da tutti i lati.
Pronti, non so se si vede, filo perfettamente saldato, molto robusto, molto ben isolato e anche al tatto è quasi uniforme, e ha una doppia guaina perché ha sia il Teflon che la guaina termorestringente. Ovviamente non l'ho fatto vedere, ma la saldatura l'ho pulita con del diluente sintetico. Si potrebbe usare anche l'alcol isopropilico, ma va benissimo anche il diluente sintetico, così da asciugare dai residui acidi le saldature. Questo è perfettamente saldato. Ora farò la stessa cosa anche per quelli da 10 volts, poi vi faccio vedere il resto. Ho zoomato un pochettino. Perfetto. Voglio farvi vedere un'altra tecnica che io uso per saldare. Per i cavi con l'alta tensione preferisco usare la tecnica che vi ho fatto vedere poc'anzi. Per quelli a bassa tensione si può fare anche in un altro modo. Io devo prolungare di qualche centimetro questi qua due. Ho preso altri due fili che peraltro erano provenienti dallo stesso trasformatore. Cosa faccio? Spero si veda, credo di sì. Li intreccio in questo modo, spero si capisca come sto facendo, che già di per sé sono praticamente saldati. Non serve mettere il Teflon, vuoi perché va a una tensione bassissima, vuoi perché lo spessore praticamente si è già creato con i fili stessi. Quindi, facendo in questo modo, chiedo scusa per il disordine, ma questo banco è parecchio piccolo e quindi è abbastanza normale. Per evitare sprechi, lo stagno che io prendo dalla pompa d'aspirazione, poi lo unisco con della pasta dissaldante, lo sciolgo, funziona benissimo, vado a saldare. Perfetto. Io quando saldo solitamente soppio sulla saldatura in modo da non respirare i fumi. Saldato perfettamente, anche in questo caso con la pinza vado a fare un po' di lavoro di rifinitura. Benissimo. Anche qui mettiamo un canalino termorestringente. Sono molto parsimonioso nell'utilizzo delle cose, odio lo spreco sono soldi buttati via. Inserisco, accendino e voilà. Adesso lo faccio anche con questo, nello stesso identico modo userò un canaletto nero. Saldati perfettamente. Adesso vado a inserire l'alimentatore all'interno. Ho saldato ovviamente un capo solo perché dall'altra parte dovrò mettere il portafusibile, quindi vado a inserire la well. Chiedo scusa se non riesco a far vedere nel dettaglio, ma è una cosa abbastanza indifferente. Benissimo, questo è passato. Adesso manca l'altro cavo del primario, che non vedo. Sto lavorando un pochino alla cieca, dico la verità, però ecco fatto. Allora, sono riuscito a saldare il fusibile, a far passare tutti i cavi. Adesso il fusibile lo avviterò con una vite molto piccola perché qui lo spessore è minimo. Lo bloccherò in un punto
agibile che sia lontano dalla struttura dell'altoparlante, e qui ho risolto. Poi farò vedere come collegherò la bassa tensione in alternata per alimentare il tutto. Nel frattempo però, e non lo faccio vedere perché è impossibile da far vedere, bloccherò l'alimentatore all'interno. Eccoci qua. A che punto siamo? Non so se si vede. Vedete, lì c'è il fusibile, il portafusibile 1 ampere. Ho fatto passare tutti i cavi, quel pezzetto che vedete che appoggia sul il bus reflex e appoggia sul trasformatore. Il trasformatore ovviamente con queste potenze non scalda, non ho paura che possa bruciare qualcosa, quindi ho usato per fissare il tutto un potente sigillante col potere di 300 kg per decimetro quadrato, che tradotto sarebbero circa 30 kg per centimetro quadrato. Adesso vado a dissaldare il connettore dell'alimentazione, al posto del quale farò arrivare direttamente questi due cavi che portano i 10 volt continui. Ci rivediamo tra qualche minuto. Eccoci qua. Ho fatto passare due fili dell'alimentazione dei buchi che avevo del suo connettore originale. La polarità non ha nessuna importanza perché è in alternata. Adesso vado a fare la prova. Metterò un po' di pasta dissipatrice nuova sul il finale perché la vedo secca, quindi un po' di diluente sintetico, si va a pulire quella vecchia. Ok, vedete, pulita perfettamente. Vado a mettere un goccio di nuova pasta. C'è anche questo gommino dissipante che fa il suo, eccolo qua, il suo originale. Perfetto. Dopo applicherò la piastra. Adesso andiamo a vedere se si accende tutto regolare. È spento, vediamo se lo accendo che succede. Ecco fatto. Spento, acceso, spento. Ho risolto, quindi sto utilizzando un trasformatore interno. Ho eliminato il connettore perché avevo difficoltà a reperire un alimentatore per questo piccolo subwoofer. Adesso è molto più comodo. Io non farò altro che andare a rimontare il tutto, inserire di nuovo il woofer e chiudere. Vi farò vedere la cosa completata. Come sono un perfezionista, l'ho rismontato, ho tolto il bus reflex. Che faccio? Ci metto una staffetta di metallo così, con i buchi, e provo ad avvitarli lateralmente. Appoggiato sul trasformatore l'avvito lateralmente. Dopo c'ho anche questo che lo tiro giù. Provo a fare così. E siamo giunti quindi al termine. Allora faccio rivedere. Ho bloccato l'altoparlante con le 4 viti, al quale ho messo dello smalto rosso come fissativo. Ho aggiunto questo pernetto, eccolo qua, per poter bloccare tutti i fili, così da poter richiudere comodamente il tutto. Il filo, come vedete, l'ho messo al posto del connettore con un bloccafili senza dover allargare ulteriormente il buco. È stato un po' difficile metterlo, dico la verità.
Il LED quindi si accenderà ogni volta che si accende l'amplificatore interno, così come era prima, e questo è il risultato praticamente finale. E questo è quanto. Spero di essere stato abbastanza chiaro nelle mie intenzioni. Ovviamente è improponibile, o meglio, non sono in grado logisticamente e tecnicamente di fare una ripresa che mi riprenda nell'intera operazione, anche perché io ho i miei tempi. Spero tuttavia di aver suscitato interesse e aver dato magari un'idea a chi volesse provare a fare o dovesse fare un intervento del genere, perché si ritrova appunto con quel problema. Spero comunque di aver fatto cosa gradita. Se avete curiosità da fugare potete commentare il video e io cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se vi è piaciuto il video di oggi me lo fate capire con un like, che mi fa sempre piacere, e vi rimanderei al mio prossimo video. Bye bye, grazie, alla prossima.